Bentornati! Oggi affrontiamo un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Se mi avete seguito nei precedenti video o anche in diretta su Twitch, saprete che io parlo sempre molto bene della wet palette come uno degli strumenti indispensabili per iniziare a dipingere. Ho quindi deciso di creare questo video in cui vedremo che cos'è la wet palette, come si utilizza e anche per mettere a confronto le marche più comuni in commercio e capire come sceglierla in base alle proprie esigenze. Per quanto riguarda le marche a confronto, oggi vedremo la wet palette della Red Grass Games, di The Army Painter e di Green Stuff World. Direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. Partiamo quindi vedendo che cos'è la wet palette. La wet palette è composta da un contenitore, solitamente in plastica, nel quale viene adagiato un tappetino in foam o un'altra spugna e sul quale viene posto un foglio di una carta particolare. Proprio questo foglio, che rimarrà umido grazie al tappetino bagnato al di sotto, sarà la superficie perfetta su cui stendere i colori. Su internet si trovano dei tutorial anche per farla in casa e ve ne lascio un esempio qui sotto in descrizione. Anche se la possibilità di farla in casa permette di farsi un'idea in linea generale sulla wet palette, il mio consiglio è quella di acquistarne una, dato che ne esistono per tutte le tasche e per tutte le esigenze e che sono il risultato di molti studi e prove da parte delle case produttrici. Un altro vantaggio dell'acquistare la tavolozza piuttosto che farla in casa riguarda appunto il fattore umidità e odore. Le spugne che andremo ad utilizzare noi in modo casalingo non sono sicuramente pensate per rimanere sempre bagnate e l'acqua al loro interno potrebbe produrre alla lunga del cattivo odore. I tappetini delle wet palette in commercio invece sono trattati con prodotti battericidi che ne impediscono la formazione di muffa e cattivi odori. Perché quindi la wet palette viene considerata uno strumento così importante per dipingere le miniature? Innanzitutto perché ci permetterà di risparmiare tantissimo sulla quantità di colore che andremo ad utilizzare. Sembra banale, ma avere una superficie liscia su cui stendere i colori rispetto ad una concava ci farà utilizzare molto meno prodotto. La seconda cosa, ed è la cosa principale della wet palette, è il fatto che i colori rimarranno umidi per molto più tempo, quindi ci permetterà di continuare il nostro lavoro nei ritagli di tempo utilizzando i colori che già abbiamo steso sulla tavolozza. Inoltre ci sarà estremamente utile per imparare a fare le sfumature. Avere una superficie così liscia su cui accostare i colori ci permetterà di creare con facilità dei mezzi toni e quindi sfumare al meglio anche sulla miniatura stessa. Mi è capitato a volte di sentire che la wet palette vi risulta difficile da utilizzare. Vediamo quindi qualche dritta per utilizzarla al meglio in modo da non sprecare un prodotto così prezioso. Innanzitutto il tappetino andrà impregnato completamente con l'acqua. A questo punto andrà scolato l'eccesso, lasciandolo scorrere da un lato. Con la mano andiamo quindi a stendere il foglio dall'interno verso l'esterno per eliminare tutte le pieghe. Quello che dovrete cercare di ottenere è una massima aderenza del foglio sul tappetino, senza pieghe o bolle d'aria, né sotto il tappetino né tra il foglio e il tappetino. In questo modo si otterrà una superficie perfettamente liscia, utile per miscelare e appunto sfumare i colori, ma anche una consistenza perfetta a livello di umidità. Se sul foglio si creano troppe grinze, probabilmente il tappetino sotto non è abbastanza bagnato. Un'accortezza importante per preservare al meglio la nostra wet palette è quella di utilizzare, se possibile, acqua distillata e mai acqua normale. Questo permetterà alla spugna di rimanere priva di residui, così come anche ai colori sopra. Un altro piccolo trucchetto che può aiutare a mantenere al meglio la wet palette durante la pittura è quello di tenere a portata di mano un contenitore pieno d'acqua, di quelli con il beccuccio. In questo modo potremo ribagnare il tappetino di tanto in tanto per non far perdere aderenza al foglio. Ovviamente nei momenti in cui non utilizzeremo la wet palette sarà importante tenerla chiusa con l'apposito coperchio. Alcune marche forniscono anche una fascia elastica per tenere la chiusura ancora più salda. Se vi dovesse capitare di trovarli leggermente scomposti, è normale, basterà una rimischiata con il pennello per riportarli alla consistenza giusta. Se dovesse capitarci di trovare i colori troppo secchi, perché magari l'abbiamo lasciata inutilizzata per troppi giorni, è importante non esercitare troppa pressione con il pennello, altrimenti rimischiandoli così si rischierebbe di forare il foglio e far finire il colore nella spugna. In caso invece fossero troppo squagliati, probabilmente li avete diluiti troppo. Anche questo è un fattore importante da tenere a mente, perché considerate che il colore sopra va diluito al bisogno, ma non eccessivamente perché continua a ricevere una piccolissima percentuale di acqua anche da sotto. La carta che viene fornita con queste wet palette in commercio non è carta normale e non è neanche carta forno. Questo è un errore che spesso si fa quando ci si fa la wet palette in casa. Se proverete a farla in casa e poi ne acquisterete una, capirete subito la differenza. La carta forno è una carta oleosa che renderà più difficile ai colori di distribuirsi sulla tavolozza e di diluirsi nel modo corretto.
La carta semipermeabile invece permetterà al colore di rimanere umido e fluido grazie al processo dell'osmosi. La wet palette è importante utilizzarla solo con i colori acrilici, che sono quelli che tutte le marche consigliano di utilizzare. Altre tipologie di colori come quelle a base alcol, oppure quelli metallizzati, oppure quelli che vogliamo utilizzare particolarmente densi, sono sconsigliati da utilizzare sulla wet palette. Dopo questa introduzione sulla wet palette, su che cos'è, come va utilizzata e perché è importante per dipingere, vediamo quindi qualche differenza tra le wet palette in commercio. Premetto che non sarà una classifica e non ci sarà un vincitore assoluto, perché a mio parere ognuna di queste wet palette ha una caratteristica che le rende uniche e quindi le rende adatte a particolari esigenze. Partiamo quindi con quella della Green Stuff World, che da qualche mese ha lanciato sul mercato una tavoletta con un prezzo davvero concorrenziale. Stiamo parlando infatti di soli 12,95 € per la wet palette, che comprende 2 tappetini, 50 fogli e ovviamente la confezione in plastica. La spugna ha i bordi arrotondati ed è leggermente più piccola dell'effettiva dimensione dei fogli. Questo potrebbe causare qualche problema negli spigoli, che tenderanno così a sollevarsi. La confezione in plastica, essendo simmetrica e avendo una sorta di piedini sia da una parte che dall'altra, può essere utilizzata in entrambi i versi. In caso avessimo bisogno di più superficie su cui stendere i colori, eventualmente potremmo usare le due metà come due wet palette separate. Nonostante questa wet palette non presenti nessuna guarnizione e non ci sia nella confezione una fascia elastica, la chiusura sembra comunque molto salda. Tutto questo grazie all'alto bordo in plastica, che ne assicura un'ottima chiusura. Vediamo quindi i pro e i contro. I punti forti sono sicuramente la compattezza e le dimensioni ridotte, il prezzo molto contenuto e la possibilità di raddoppiare lo spazio disponibile. Tutti questi fattori la rendono un buon punto di partenza, particolarmente adatta a chi ha un budget molto limitato da investire. Per quanto riguarda i contro, ho notato che il tappetino è molto spugnoso e poroso. I fogli risultano più leggeri rispetto a quelli delle altre marche. Questi due elementi insieme tendono a creare una superficie particolarmente bagnata e non perfettamente liscia, fattori da tenere in considerazione al momento della pittura. Vediamo ora la wet palette di The Army Painter. Questa wet palette ha le dimensioni di un foglio A5 con i bordi stondati ed è sul mercato a 19,99 €. Nella confezione, oltre alla wet palette in plastica, troviamo 2 tappetini e 50 fogli. La particolarità del prodotto di The Army Painter è il fatto che è composta di 2 strati. All'interno, infatti, troviamo uno strato intermedio nella quale possiamo mettere fino a 6 pennelli. Innanzitutto, questi slot per i pennelli non sono adatti a tutti i pennelli, sono infatti molto larghi e vanno bene soprattutto per i pennelli triangolari di The Army Painter. Tutti gli altri ovviamente ci potranno stare, ma non rimarranno ben saldi. Problema comunque che non si pone se non dobbiamo trasportarla. Il secondo lato negativo è il fatto che senza questo piano intermedio la wet palette non si chiude. Il coperchio e la base non sono compatibili e richiedono per forza il piano intermedio per chiudersi al meglio. Inoltre, nonostante il piano intermedio sia stato posizionato correttamente, rimane comunque un po' di gioco tra le parti, quindi è necessario utilizzare la banda elastica perché la wet palette si chiuda al meglio. Vediamo quindi i pro e i contro. Il rapporto qualità-prezzo è buono, considerando anche la utile aggiunta delle 2 guide introduttive. Come già detto, il piano intermedio garantisce più spazio, ma rende leggermente più macchinoso le operazioni di chiusura e apertura. Quello che potrebbe risultare un vantaggio, ovvero il piano intermedio per i pennelli, è anche un difetto, in quanto necessario per la chiusura della wet palette. Inoltre, la mancanza di una guarnizione rende la chiusura stessa meno salda. Passiamo ora a quella della Red Grass Games, che va incontro alle esigenze di tutti con 2 versioni di wet palette. Si trova infatti in 2 formati, una da 15x20, più portatile e maneggevole, e un'altra definita Studio XL di 20x30. Il fondo all'interno della tavolozza è zigrinato, in questo modo il grip tra il tappetino e la tavolozza è maggiore. Inoltre, questo piccolo spessore che rimane tra il tappetino e il fondo trattiene l'acqua in eccesso. Quella più piccola viene fornita in 2 possibilità di acquisto. Lo starter pack, perfetto per chi vuole iniziare con questa marca, comprende 15 fogli, un tappetino e la banda elastica per tenerla chiusa. Il complete pack, che riguarda sempre la tavolozza più piccola, è sul mercato a 29,90 €. Comprende 2 tappetini, 50 fogli e una piccola tavolozza in plastica. Questa è un'aggiunta interessante che si attacca alla tavolozza tramite dei magneti. È molto utile se dobbiamo utilizzare dei prodotti appunto che non sono adatti alla superficie del foglio della wet palette, come detto prima, colori a base alcolica, metallizzata o altri prodotti collosi. È vero che si potrebbe utilizzare una qualsiasi altra tavolozza per i colori che non sono adatti alla wet palette, ma vi assicuro che averla lì in parte è davvero utilissimo.
La guarnizione, presente in entrambe le versioni, garantisce una chiusura praticamente perfetta, ma come se non fosse sufficiente, viene fornita anche una fascia elastica. Il tappetino, se lasciato inutilizzato per molto tempo dopo l'apertura, tende a irrigidirsi completamente. Non c'è da temere, perché basterà immergerlo in acqua per un po' e tornerà come nuovo. La versione Studio XL, veramente grande, è sul mercato a €42,90 con il bundle Complete Pack, ovvero con 2 tappetini, 50 fogli e la mini tavolozza magnetica. Si adatta ad un utilizzo più professionale, perché ha a disposizione grandi spazi su cui dipingere. Vediamo quindi i pro e i contro. A pari quantità di fogli e tappetini, il prezzo è più alto rispetto alle altre. Questa differenza è giustificata da una maggiore qualità dei singoli componenti, dalla fattura delle confezioni con la guarnizione alla grammatura dei fogli e la densità dei tappetini. La possibilità di scegliere tra 2 bundle e tra 2 dimensioni diverse va incontro ad ogni esigenza e ad ogni budget. Per quanto riguarda i contro, non sono riuscita a trovare nulla da segnalare. Come vi dicevo ad inizio video, non ci sarà un vincitore assoluto, perché questa non è una classifica. Ho voluto mettere in mostra di ognuno i pro e i contro. Posso giusto esprimere una mia preferenza personale, dato che da ben 2 anni e mezzo utilizzo quella della Red Grass Games e non ho mai avuto neanche un problema. E con questo abbiamo finito. Spero che questo video vi possa essere utile a scegliere con più consapevolezza la vostra wet palette. Qui sotto in descrizione vi lascio tutti i riferimenti per le wet palette di cui abbiamo parlato in questo video. Inoltre, sempre in descrizione potete trovare altri video di questa tipologia, il canale Discord e il canale delle live. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!